Ciao, bentornato o bentornato su questo canale. Se invece sei nuova o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Arredare e illuminare correttamente il terrazzo, grande o piccolo che sia, è importante perché questo ambiente è ormai uno spazio fondamentale per la nostra casa. Illuminarlo bene, inoltre, sarà un ottimo modo per creare atmosfera, rendendolo ancora più confortevole e accogliente, mantenendo un buon comfort visivo anche la sera. Oggi quindi vediamo alcuni modi per illuminare il terrazzo, ma come sempre prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo! In commercio ci sono davvero tantissime proposte per l'illuminazione da esterno, c'è l'imbarazzo della scelta e illuminare un terrazzo diventa davvero un gioco da ragazzi. Se sei in fase di ristrutturazione ovviamente ci saranno molte più possibilità perché potresti studiare e installare dei farretti a pavimento, mettere più fonti luminose sul muro o sul soffitto se fosse un terrazzo coperto e magari anche più prese. Se così non fosse, il terrazzo non fosse da rinnovare, la maggior parte delle volte si ha una fonte luminosa a pareto a soffitto se il balcone è coperto quando il balcone è piccolo e magari 2 o 3 se il balcone è più grande. In questi punti luce di solito si mettono delle applique da esterno. Così facendo è possibile che il balcone sia sufficientemente illuminato, ma ammettiamo la maggior parte delle volte non è così invitante ed accogliente. Quindi, come illuminare al meglio un terrazzo? Vediamolo insieme. Questi fili di lampadine e catene luminose esistono a corrente, a batteria e a energia solare. Nel primo caso ovviamente si sarà un po' condizionati dalla posizione della presa elettrica. Nel secondo caso bisognerà capire quanto vengono utilizzate per non dover cambiare le batterie troppo sovente e nel terzo caso bisognerà assicurarsi che prendano il giusto quantitativo di sole durante il giorno. Tra i tipi di fili di lampadine a corrente esistono anche le lampadine a sensore crepuscolare. Se tieni l'interruttore acceso, queste si accenderanno al calare del sole mentre si spegneranno al sorgere ovviamente del sole. Nel scegliere le lampadine a LED dovrai tenere presente 3 fattori: la temperatura colore espressa in gradi Kelvin, la potenza espressa in lumen e il grado di protezione espresso in IP. La temperatura colore ti serve per la tipologia di luce, un po' più calda o un po' più neutra. La prima è ideale per creare un'atmosfera, la seconda magari dove si mangia. La potenza, lo puoi immaginare, segnala quanto illumina la lampadina. Più lumen, più potenza. Attenzione però a non illuminare a giorno perché perderesti un po' di magia. Il grado di protezione IP invece è molto importante perché segnala la resistenza della lampadina a umidità, sbalzi atmosferici e agenti atmosferici. Scegli quindi un grado di protezione molto alto. Come mettere queste catene luminose? L'ideale è fissarle in alto e creare una sorta di copertura luminosa, un tetto. Se hai una copertura tipo pergolato sarà facile e ti aggancerai a quella, se no bisognerà trovare dei sostegni. Puoi anche però avvolgerla alla ringhiera. Il bello di questi fili è che si adattano davvero a tutto. Esistono poi anche delle tende luminose con più lampadine ma bulbi più piccoli. Potrebbe essere carino appenderlo alle pareti, soprattutto a quelle corte magari del terrazzo.
Si trovano in commercio tante tipologie di oggetti fatti di materiale plastico traslucido che sono illuminati all'interno. Solitamente hanno una batteria ricaricabile a corrente, ma ci sono anche quelli ricaricabili ad energia solare. Molto comuni sono i vasi per le piante o elementi decorativi, ma trovi anche arredi come tavoli o puff. Nella maggior parte dei casi puoi anche scegliere il colore della luce e cambiarla, così oltre a illuminare e arredare creerai anche gioco. È un classico che, oltre ad illuminare, regala un po' di magia e decisamente crea atmosfera. Decorano il terrazzo con stile ed eleganza. Esistono davvero di tutte le forme, dimensioni e materiali e si possono mettere dentro candele vere o a LED, ma anche piccoli fili luminosi a batteria. Ce ne sono anche di lavorate che una volta illuminate creano anche un affascinante gioco di luci e ombre e ne esistono anche ad energia solare. Se hai la manualità, potresti pensare di creare tu stesso o tu stessa una lanterna con le lattine, con barattoli di vetro e così via. Oltre ad illuminare, decorerai con qualcosa di veramente unico. Trovi molti tutorial su YouTube per creare qualcosa di originale e carino. Il bello delle lanterne è che non sono elementi fissi e quindi possono essere posizionate e spostate a seconda delle proprie esigenze. Appendili alle pareti, al soffitto se ce l'hai, oppure mettili a terra, negli angoli o magari un trio vicino alle sedute. E se ti dicessi di usare un camino? Ebbene sì, potresti pensare ad un piccolo braciere oppure ad un camino a bioetanolo che non crea fumo. Entrambi esistono in varie forme e dimensioni e ovviamente ci sono anche quelli portatili. La fiamma ha un potere rilassante e rende l'ambiente davvero suggestivo. Per un ambiente davvero invitante, rilassante e perché no un po' magico, potresti pensare di illuminare il terrazzo mixando tutte le tipologie di luci che abbiamo visto. Il tuo terrazzo, fosse anche piccolo, diventerà la tua oasi dove poter ricaricare le pile e o godere dei bei momenti in compagnia. Tu come hai illuminato il tuo terrazzo? Fammelo sapere nei commenti. Spero che il video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Nel caso fammelo sapere con un bel like e di nuovo nei commenti. Sentiti poi libero o libera di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato. Ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se non l'hai ancora fatto, ricordati anche di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così non ti perderai i prossimi video. Grazie per essere stato con me. A presto. Ciao!